Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato al TIA Portal versione 19. Vedremo in che modo installare il pacchetto per avere il software in italiano, perché per default, quando installiamo il TIA Portal 19, l'unica lingua possibile di default è l'inglese. Quindi vedremo download, l'installazione del package italiano o anche in altre lingue. Così il video è dedicato a tutti coloro che forse vorranno o vogliono installare il TIA Portal e si accorgeranno che la versione è solo in inglese, oppure per coloro, ma credo pochi, che abbiano installato già il TIA Portal 19 e non hanno ancora invece installato il pacchetto, il PIC, per avere il linguaggio del software in italiano. Ma vediamo alcune cose relative innanzitutto ai requisiti necessari per l'installazione. Requisiti di sistema minimi, hardware e di sistema operativo minimi e raccomandati. Le cose più interessanti sono che, per quanto riguarda il processore, cioè la CPU, un Intel Core i3 con una velocità di 2,30 GHz o equivalente. Almeno 8 GB di memoria, disco rigido basta anche un SATA con almeno 20 GB di spazio disponibile e in rete 1 GB se è un per multiutente. La risoluzione dello schermo la lasciamo stare, tanto lo leggete. Il sistema operativo può essere installato su Windows 10 64 bit con queste caratteristiche, anche quest'altro Windows Enterprise, Windows 11 oppure Windows Server. Quelli sono invece quelli raccomandati, i requisiti. Il processore non è l'i3 ma è l'i5. La RAM 16 GB o più, 32 consigliata per progetti molto grandi. Hard disk meglio un SSD con almeno 50 GB di memoria disponibile. Per quanto riguarda il network e la rete, è come sopra, e anche per quanto riguarda la scheda grafica, HB display di risoluzione, è meglio avere una 1920-1080 raccomandata, ma se avete una 1024x768 non si offende, funziona lo stesso. Quando facciamo il download del TIA Portal 19, innanzitutto questa versione è stata rilasciata nel novembre del 2023, dice Antonio Seneritata, infatti l'ho installato da poco. Il link per andare al sito di supporto Siemens dove troveremo i download per il software Step 7, Basic, quello che avevo installato, Basic Professional Software PLC SIM, lo trovate in descrizione, vi lascio il link sotto il video, nella descrizione del mio video. Il TIA Portal 19 è stata, per cos'ha di nuovo, è stato rilasciato con un'ampia varietà di nuove funzioni per prodotti che comunque già esistevano. Infatti quando lo installate vedrete che ci sarà un nuovo License Manager, Administrator, Help Viewer, configurazione di porte, il PLC SIM e il PLC SIM Advanced versione 6.0. Come sappiamo, il PLC SIM serve per simulare le applicazioni sia del PLC che dell'HMI all'interno del TIA Portal, mentre lo Step 7, per chi non avesse mai installato nessun TIA Portal, fornisce l'ambiente di programmazione. Quando entriamo nel sito della Siemens per il download, vediamo l'elenco di tutti i software che saranno installati. Simatic Step 17, andiamo a cliccare. C'è anche la versione trial per 21 giorni, invece se invece scaricate, ogni tanto il computer va per i fatti suoi, se invece scaricate, facciamo il download del pacchetto, ovviamente poi bisogna avere la licenza. Download e installazione invece del language pack in italiano. Quindi abbiamo detto che una volta che l'abbiamo installato ci rendiamo conto che per default è solo in lingua inglese. Gli aggiornamenti del TIA Portal, quindi compresi i pacchetti, vengono fatti attraverso il TIA Administrator. L'ultima versione di TIA Administrator che troviamo sul nostro desktop, se l'avete cancellato lo troviamo ovviamente
sui programmi del menu Start di Windows, è la versione 3. Questa versione viene installata automaticamente quando installiamo il TIA Portal 19, non c'è bisogno che la dobbiamo installare separatamente. È importante però sapere che per utilizzare il TIA Administrator è assolutamente necessario creare un account utente Windows con potere di amministrazione. Quando lanciamo l'administrator si aprirà questa finestra che ci permetterà di fare il login. Ovviamente possiamo farlo quando abbiamo creato un account. Se siamo fantasiosi e cerchiamo di mettere dei nomi a caso, ci dirà il nome e la password sono sbagliati. Prova ancora, sarai più fortunato. L'importante è che non continuiate perché poi crea dipendenza. Login e componenti. Una volta che abbiamo creato il nostro account utente, invece si apre questa finestra che mi fa vedere alcune i componenti. Il componente per trovare gli aggiornamenti e i pack è questo qui, Manage Software. Cliccategli sopra, si apre questa finestra. All'interno di questa finestra con varie schede troviamo Language Packs. Selezioniamo, flagghiamo la lingua che ci interessa e poi clicchiamo su OK in modo di fare sia il download che l'installazione. Ma adesso è il momento di vedere come creare un account su Windows. Ecco, quando siamo nel nostro sistema operativo, clicchiamo sullo Start, tasto destro, si apre questo il menu e andiamo su Gestione del computer. Ma adesso facciamolo direttamente senza slide in modo da che sia completamente visibile. Eccoci qua, gestione computer, si apre la finestra della gestione computer e vado a utenti, gruppi locali. Vado sulla cartella utenti e vedete che io ho già il mio account che ho chiamato TIA Portal 19. Facciamo così, lo vado ad eliminare per crearne uno nuovo. Sì, ok. Tasto destro, un nuovo utente. Quello che ho chiamato TIA Portal 19, questo qua lo chiamo con TIA V19, nome completo non mi interessa. Vado a mettergli la mia password, scrivetevela, altrimenti non dovrete poi creare un'altra. Tolgo il cambiamento obbligatorio di password all'accesso, ricordatevi, e poi crea. Chiudi. E adesso mi trovo il mio TIA V19. Adesso per potergli dare l'autorizzazione ad essere amministratore questo nuovo account, vado su proprietà. Si apre proprietà, membro di, aggiungere. Adesso sono come users, devo aggiungere il gruppo amministratore. Si apre questa finestra, avanzate, cioè avanzate qui, state fermi sulla sedia mentre lavorate, e poi adesso che sono avanzati dice dove si trova? Cercamelo tu, trova, e viene fuori l'elenco di tutto quello che posso aggiungere. Quello che mi interessa è questo, Administrator, ok, ok, vedete che adesso, oltre ad essere un utente un user, sono un administrator. Applica, mi raccomando, e poi ok. Adesso sono diventato un amministratore incredibile, prima lo ero solo di condominio, non è vero, ma comunque è già uno scalino, è uno step, sono diventato amministratore. Adesso che ho creato il mio account, vado qua su TIA Administrator versione 3 e si apre
la pagina con l'essere collegato al mio account. Qua localhost, ecco, vedete che c'è l'user login. Adesso questo è quello che ho prima. Se vado a loggarmi, dice ragazzo, non funziona. Se vado a mettere il mio nuovo TAV19 con la mia password login, ecco qua che entro nel mio manage software. Vado su manage software, questa qui non mi sta ok, mi trovo la prima parte dove tutti i vari aggiornamenti su PLC SIM, su tutti i programmi che posso avere installato, i vari aggiornamenti, mi dice che qua ce n'ho 157, va bene, mi funziona così, non voglio nient'altro. Eccolo qua, su questa parte invece mi trovo componenti, update, support packages, eccolo qua, language packs. Vado qui, vedete che io ho già installato il mio in italiano. L'ho già installato in italiano, ok. Se volessi installarlo in altre lingue, ad esempio preferisco lo spagnolo, vado a mettere la spunta su Spanish e poi vado qui, download e install. Adesso ci vorrà il suo tempo tecnico che faccia tutto il download e l'installazione, quindi stoppo il video e quando ha quasi finito lo riprendo. Ecco, mentre sta facendo il download ci vorrà ancora un po'. Vediamo sul TIA Portal V19, eccolo qua, sull'interfaccia della lingua io mi trovo l'inglese e l'italiano, ancora lo spagnolo non c'è. Quando è stato poi scaricato e installato, qui mi troverò le tre lingue. Ma ritorniamo dove ero prima. Eccolo qua, aspettiamo con calma. Vediamo che sta continuando a lavorare e speriamo che presto finisca. Sembra che stia per finire almeno. Ecco che ha finito il download e adesso lo sta installando. Ed ecco che mi fa vedere che è stato installato con successo. Ritorno sul mio TIA Portal e adesso vado a vedere sulle lingue non c'è ancora perché devo rilanciare il mio TIA Portal. Proviamo a rilanciare il mio TIA Portal. Ecco, ho caricato di nuovamente il TIA Portal, adesso oltre all'inglese mi trovo lo spagnolo e l'italiano. Se cambio l'interfaccia in italiano vedo, e se vado in spagnolo da Spagna, eccolo qua. E quindi così abbiamo fatto in modo di aggiungere un pacchetto per la lingua in modo da utilizzare TIA Portal nella lingua che preferiamo. Detto questo, adesso vediamo un eventuale inconveniente, perché adesso noi abbiamo visto in maniera molto semplice in che modo possiamo scaricare fare il download del pacchetto ed installarlo. Ma potrebbero anche esserci dei problemi. Quali? Andiamo a vedere. Vediamo cosa può succedere. Ho creato il mio account, vado in TIA Administrator, e in questo caso mi dice impossibile raggiungere il sito e non mi apre la pagina per fare il login. Vedete, ricarico, non succede assolutamente niente. Da cosa potrebbe dipendere questo errore? Potrebbe dipendere dal fatto che ho una versione precedente dello stesso
dello stesso administrator che forse va in conflitto, oppure che non è stato abilitato quando è stato installato. Allora, se vi trovate con questo problema, in che modo possiamo risolverlo? Andiamo a vedere come correggere, come correggere questo errore. È impossibile raggiungere il sito. Andate a scrivere qua su cerca servizi. Andiamo servizi di sistema, si aprirà la finestra con tutti i servizi del nostro sistema. Eccoli qua e dobbiamo andare a cercare il nostro TIA Administrator. Ovviamente essendo in ordine alfabetico andiamo giù fino alla lettera che ci interessa. Qua. Eccolo qua, TIA Administrator e TIA Administrator. Questo è quello mio. Vedete che io ho un TIA Administrator, che era la versione precedente, che è automatico avvio in ritardo. E questo invece è disabilitato. Cosa faccio per abilitarlo? Tasto destro, proprietà. Mi dice che è disabilitato, gli clicco sopra e gli dico che invece voglio che sia automatico. Applica. Ok. Ecco, adesso torno sul mio localhost che nel frattempo ho chiuso. TIA Administrator. Ed ecco che il mio localhost, il mio host locale, funziona. Se vado a fare, ovviamente si ricorda, tiene in memoria il mio username e la mia password, vado a fare il login ed eccomi qua. Quindi abbiamo visto in che modo fare il download del pacchetto per avere il nostro TIA Portal in versione italiana, in versione altra lingua. Il problema potrebbe essere che il localhost non si carica. Se non si carica, abbiamo visto in che modo eliminare, correggere questo errore che la pagina non si carica. Vi ringrazio per la visione del video, spero che sia stato di vostro gradimento e buona continuazione con la navigazione. Vi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete i like e arrivederci al prossimo video.